Ciao ragazzi, in questo quinto e ultimo tutorial del corso base sulla formattazione condizionale vediamo come si possono evidenziare i primi oppure gli ultimi dati numerici di un elenco e come si possono evidenziare i valori sopra la media oppure quelli sotto la media senza bisogno di calcolare la media dei dati presenti nell'elenco. Iniziamo! La tabella di sinistra riporta la classifica finale del campionato di Serie A 2018-2019. Come si può notare, sono presenti le partite giocate, le partite vinte, le partite pareggiate, cioè neutre, quelle perse, i gol fatti, i gol subiti, la differenza reti e i punti in classifica. Per determinare, ad esempio, la squadra che ha pareggiato più partite, selezioniamo la colonna delle partite pareggiate e ci accorgiamo subito che i criteri di formattazione condizionale visti nei tutorial precedenti non riescono a soddisfare le nostre esigenze, poiché il numero di partite pareggiate varia da squadra a squadra e anche da campionato a campionato e dunque nessuno di questi criteri può andar bene. Ci vengono in aiuto però altre regole di formattazione, le regole primi-ultimi. Iniziamo ad utilizzare la prima regola, primi 10 elementi. Dopo aver cliccato su di essa, è possibile decidere il numero dei primi elementi da evidenziare e quindi decidiamo di evidenziare solamente il primo elemento, in modo da determinare la squadra che ha pareggiato più partite. Applichiamo una formattazione condizionale predefinita utilizzando il colore verde e diamo l'ok. Cerchiamo ora di determinare la squadra che ha pareggiato meno partite. Andiamo di nuovo in formattazione condizionale, regole primi ultimi valori e andiamo sugli ultimi 10. Scriviamo di nuovo 1 nel campo di inserimento e diamo l'ok. Come si può notare, la Juventus è la squadra che ha pareggiato meno partite, mentre la Fiorentina è quella che ne ha pareggiate il maggior numero. Vogliamo ora stabilire quante sono le squadre che andranno in Champions League. Sappiamo che le squadre che andranno in Champions League sono le prime 4 della classifica. Per evidenziarle andiamo di nuovo in formattazione condizionale regole primi ultimi ed evidenziamo i primi 4 valori dell'elenco, magari in verde, e diamo l'ok. Siccome la classifica è già ordinata in base al punteggio, è ovvio che le squadre che vanno in Champions League sono le prime 4, ma se l'elenco delle squadre fosse in ordine alfabetico, la formattazione condizionale ci permetterebbe comunque di individuare le 4 squadre che parteciperanno alla prossima Champions League. Evidenziamo ora anche le 3 squadre retrocesse, sempre con le regole primi ultimi 10 elementi, e inseriamo nel campo 3, confermando poi con l'ok. Come si può notare, siccome sono presenti due valori 38, Excel evidenzia 4 valori e non 3. Sappiamo poi che per la differenza reti e per gli scontri diretti le squadre retrocesse sono le ultime 3 dell'elenco. In questo caso andrebbe applicata una formattazione condizionale con formula che vedremo nel corso di Excel avanzato. Selezioniamo ora la tabella qui a destra che riporta 400 numeri casuali, infatti è una tabella 20x20, compresi fra 0 e 999. Ho costruito questa tabella per farvi notare la differenza fra alcune regole di formattazione condizionale. Se io selezionassi la regola primi 10 elementi, verrebbero evidenziati i primi 10 dati della tabella, mentre selezionando la regola di formattazione condizionale primo 10%, i dati evidenziati saranno 40, poiché il 10% di 400 è 40. Dunque, vi invito a prestare attenzione e a non selezionare in modo superficiale la prima o la seconda regola. La stessa cosa accade per gli ultimi elementi. Gli ultimi 10 sono effettivamente 10, mentre l'ultimo 10%, come in precedenza, è costituito da 40 numeri. Analizziamo ora una nuova regola di formattazione. Cerchiamo di stabilire quante sono le squadre che hanno realizzato più reti rispetto alla media. Per raggiungere il nostro obiettivo selezioniamo la colonna relativa ai gol fatti, andiamo su formattazione condizionale, regole primi ultimi e selezioniamo sopra la media. Formattiamo i valori in verde poiché si tratta di un dato positivo e confermiamo con ok.
Per stabilire invece quali sono le squadre che hanno subito un numero di reti inferiori rispetto alla media, selezioniamo la colonna relativa ai gol subiti ed utilizziamo la regola di formattazione condizionale sotto la media e formattiamo in giallo i dati cercati. Per avere una conferma del risultato trovato, possiamo confrontare i nostri dati col valore della media che possiamo leggere qui in basso. Prima di concludere il discorso sulla formattazione condizionale di base, vi voglio mostrare che quando da un qualsiasi menu selezioniamo altre regole, si apre una wizard che ci permette di applicare tutte le regole di formattazione viste in questi tutorial. Infatti, selezionando la prima voce dell'elenco, abbiamo a disposizione le regole a scale di colori, a barre di dati e a set di icone. E selezionando una qualsiasi regola, la wizard cambia forma e dimensione e ci mette a disposizione un'enorme quantità di opzioni. Selezionando invece la seconda voce della lista, abbiamo a disposizione tutte le regole di tipo matematico, di ricerca del testo, di analisi delle date, di ricerca degli errori oppure di valori vuoti o non vuoti, che abbiamo trattato nel quarto video sulla formattazione condizionale. Selezionando poi la terza voce della lista, possiamo utilizzare le regole primi e ultimi valori viste in questo video e anche selezionando la quarta voce possiamo individuare i valori superiori o inferiori alla media, con molte più possibilità rispetto ai menu principali trattati in questo video. Ci sono poi le regole per individuare i valori univoci o duplicati, mentre l'ultima voce dell'elenco è l'unica che non abbiamo ancora trattato e verrà trattata nel corso Excel avanzato, poiché richiede conoscenze approfondite sulle formule e sui riferimenti di cella. Ho analizzato questa wizard per ricordarvi che quando le regole principali non funzionano, aprendo questa finestra è possibile avere un'enorme quantità di regole aggiuntive. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo tutorial parleremo di grafici Sparkline. Vi aspetto! Ciao!